Marco si avvicina al banco della frutta e verdura della signora Ada. Buongiorno. Cosa desidera oggi? Le mele sono freschissime. Buongiorno, signora Ada. Vorrei un po' di verdura per la cena. Quanto costano i pomodori? I pomodori costano 2,50 € al chilo. Sono di stagione e molto saporiti. Perfetto. Allora prendo 1 chilo di quei pomodori rossi. E anche le zucchine. Certo, le zucchine sono qui. Costano 1,80 € al chilo. Ne vuole un po'? Sì, prendo 3 zucchine, per favore. Non 1 chilo, solo 3. E poi voglio della frutta. Frutta. Le consiglierei le arance, sono dolcissime. O preferisce le banane? Le arance sono perfette. Quanto costano le arance? Le arance costano 3 € al chilo. Ne metto mezzo chilo? Sì, mezzo chilo va bene. E per finire, vorrei un grappolo d'uva nera. Quanto viene l'uva? L'uva nera costa 4 € al chilo. Questo grappolo qui pesa circa 300 grammi. Ottimo, prendo solo questo. Allora, 1 chilo di pomodori, 3 zucchine, mezzo chilo di arance e l'uva. Perfetto, Marco. Facciamo il conto. Dunque, 2,50 più 1,50 per le zucchine, più 1,50 per le arance, più 1,20 per l'uva. Quanto fa in totale, signora Ada? Sono 6,70 € in totale. A moneta spicciola? Ho una banconota da 10 euro. Ecco a lei. Perfetto. E il resto è 3,30 €. Grazie mille e buona giornata. Grazie a lei, signora Ada. A presto. Marco prende la spesa e lascia il mercato. Andrea e Chiara entrano nell'ufficio turistico di Firenze. Si avvicinano al bancone. Buongiorno e benvenuti a Firenze. Come posso aiutarvi? Buongiorno. Siamo qui per 3 giorni e vogliamo vedere le cose più importanti. Abbiamo poco tempo. Sì, e vorremmo anche comprare una mappa della città, per favore. Certo. La mappa costa 2 euro. Volete la mappa grande o quella tascabile? Quella tascabile è più comoda. La prendiamo. Grazie. Perfetto. Allora, per 3 giorni vi consiglio un itinerario classico. Oggi pomeriggio potete visitare il Duomo e salire sulla cupola. La cupola è bella, ma c'è molta fila. Dobbiamo prenotare i biglietti? Sì, è meglio prenotare prima, soprattutto per domani. Trovate i biglietti online e costa 20 euro a persona. Va bene. Prenotiamo stasera. Domani cosa possiamo vedere? Domani mattina è perfetta per la Galleria degli Uffizi. Ci sono molti quadri famosi. È necessaria la prenotazione qui. Gli Uffizi, ok. E nel pomeriggio? Vorrei vedere il Ponte Vecchio. Il Ponte Vecchio è sempre aperto ed è gratuito. Dopo il ponte potete andare a Palazzo Pitti. È vicino. Palazzo Pitti. Perfetto. Quanto costa l'autobus per arrivare lì? Potete andare a piedi dal centro. Sono circa 20 minuti. Oppure il biglietto dell'autobus costa 1,50 €. Credo che andiamo a piedi. È meglio per vedere la città. L'ultimo giorno
Mercoledì? Per mercoledì vi suggerisco la Galleria dell'Accademia. C'è il David di Michelangelo. È imperdibile. Il David. Molto bene. Vorremmo anche un buon ristorante. Dove possiamo mangiare bene? Vi consiglio una trattoria tipica vicino a Piazza della Signoria. Vi do un biglietto da visita. Grazie mille, siete stati molto gentili. Allora, la mappa più 2 euro per la mappa? Sì, in totale 2 euro. Ecco la vostra mappa e il biglietto del ristorante. Buona permanenza a Firenze. Grazie mille. Arrivederci. 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 Andrea e Chiara lasciano l'ufficio, consultando la nuova mappa tascabile. Matteo entra in un negozio di dischi e parla con la commessa Sara. Scusi, posso disturbarla un momento? Ho trovato una cosa qui vicino. Certamente. Prego, mi dica. Che cosa ha trovato? Una chiave. Non è una chiave normale, è strana. L'ho trovata sotto il bancone dei CD. Ah, una chiave? La lasci pure a me. La mettiamo qui. Com'è, esattamente? È una piccola chiave d'oro, ma anche un portachiavi di gomma, rosso. Il portachiavi è a forma di gatto. Capisco. Grazie mille, signore. Se qualcuno la cerca, la terremo qui. Dopo 10 minuti entra una ragazza, Elena, visibilmente preoccupata. Buongiorno. Scusi, sto cercando disperatamente una cosa, una chiave. Forse l'ho persa qui. Buongiorno. Forse possiamo aiutarla. Qualche minuto fa un signore ne ha trovata una. Può descriverla, per favore? Sì, allora, è una chiave piccola e non molto importante, ma la cosa importante è il portachiavi. E com'è il portachiavi? È un portachiavi di gomma, lo uso sempre. È di colore rosso vivo e ha la forma di un piccolo gatto che sorride. Fantastico! È proprio quella. Tenga, l'aveva lasciata un cliente molto gentile. È la sua? Sì, grazie mille. Sono molto fortunata. Questa chiave è del mio armadietto in palestra. Perfetto. Sono contenta che l'abbia ritrovata. Arrivederci. Arrivederci e grazie ancora. Anna, Luca e Sofia prendono un caffè e parlano di un articolo di giornale. Ragazzi, ho letto un articolo assurdo. Cosa faresti con un superpotere che dura solo 10 minuti? 10 minuti. Troppo poco. Ma se potessi scegliere, io volerei in cima al Duomo, guarderei Milano e poi tornerei subito giù. Sarebbe incredibile. Luca, volare è bello, ma è inutile. Io userei quei 10 minuti per parlare tutte le lingue del mondo. Chiederei consigli finanziari in giapponese e leggerei documenti segreti in russo. Sofia, tu sei troppo pratica. Io non farei niente di così grande. Forse riordinerei casa mia in un secondo,
con il superpotere della supervelocità. Così avrei più tempo libero. No, Anna. Pensare in grande. Io credo che con il potere dell'invisibilità entrerei in un museo famoso e toccherei, solo un momento, un quadro di Van Gogh. Toccare un quadro? Che rischio! Se avessi il superpotere di vedere il futuro, comprerei subito i numeri della lotteria. È il modo più pratico di usare i 10 minuti, no? Forse hai ragione, Sofia. Compreresti un sacco di cose, ma poi cosa faresti? Io credo che 10 minuti di felicità pura, senza preoccupazioni, sarebbero meglio di tutti i soldi. Questo è un bel superpotere, Anna. Ma io continuo a preferire il volo. Magari per 11 minuti la prossima volta. I tre amici finiscono il caffè, sognando i loro poteri temporanei. Giulia è al mercato e vuole comprare frutta e verdura fresca. Buongiorno, dica pure, cosa le porto oggi? Abbiamo dei pomodori bellissimi. Buongiorno. Sì, ne prendo 1 chilo. Sono dolci. Vorrei fare un'insalata. Sono dolcissimi, signora. E poi, desidera altro? Abbiamo fragole in offerta. Prenda le fragole, signora. Io le ho comprate prima e sono squisite. Va bene, mi ha convinta. Prendo 2 vaschette di fragole e un cespo di lattuga. Ecco a lei. Sono 1 chilo di pomodori, 2 di fragole e la lattuga. In tutto sono 12 euro. Accetta la carta di credito o preferisce i contanti? Meglio i contanti, se può. Il bancomat oggi non funziona bene. Nessun problema. Ecco a lei 15 euro. Tenga pure il resto. Grazie mille, gentilissima. Buona giornata e buon appetito. Giulia torna a casa con la sua spesa fresca. Mark si ferma per strada e si rivolge a un passante con una mappa in mano. Scusi, posso disturbarla un momento? Non sono di qui e mi sono perso. Certo, mi dica pure. Non si preoccupi. Posso aiutarla. Spero di sì. Sto cercando l'Hotel Bella Vista. È un hotel grande, non molto lontano dal centro. L'Hotel Bella Vista. Sì, credo di sapere dove si trova. Non è proprio vicinissimo, ma non è nemmeno lontano. Perfetto. Adesso sono in via Cavour. È la via giusta. Sì, via Cavour è un buon punto di partenza. Allora, ascolti bene. È facile. Ascolto. Per favore, parli lentamente. Certo. Prima di tutto, deve andare sempre dritto in questa via Cavour, per circa 5 minuti a piedi. Sempre dritto per 5 minuti. Ok, capito. Dopo 5 minuti, arriva a un incrocio grande. Lì c'è una farmacia sulla sinistra e un bar sulla destra. Una farmacia a sinistra e un bar a destra. Continuo dritto. No. Lì deve girare a destra, proprio all'altezza del bar. Quella via si chiama Viale della Libertà.
Girare a destra su Viale della Libertà. È una via lunga. Sì, è abbastanza lunga. Continui su Viale della Libertà per altri 10 minuti. È una passeggiata tranquilla. 10 minuti. D'accordo. E poi? C'è un altro punto di riferimento? Sì, quando vede un grande parco sulla sua sinistra, vuol dire che è quasi arrivato. Lo vede bene, il parco è verde e ha un lago piccolo. Un parco con un lago a sinistra. Lo cerco. Dopo il parco, cosa devo fare? Dopo il parco, alla seconda traversa a sinistra, deve girare di nuovo. La via non ha un nome facile. Non importa il nome. Seconda traversa a sinistra. Ok. L'Hotel Bellavista è proprio lì, alla fine di quella stradina, di fronte a una piccola piazza. Ha l'insegna rossa. L'hotel con l'insegna rossa, di fronte a una piazza. Ci sono mezzi pubblici che portano lì? Sì, c'è l'autobus numero 3 che passa da via Cavour, ma è molto lento oggi per via del traffico. È meglio andare a piedi. Preferisco camminare. Ricapitoliamo. Dritto per 5 minuti, poi a destra al bar Viale della Libertà, dritto per 10 minuti, poi seconda a sinistra. È corretto. Perfetto, è tutto corretto. Se cammina veloce, arriva in 20 minuti totali. Grazie mille. Lei è stato gentilissimo e molto chiaro. Buona giornata. Prego, buona giornata anche a lei e buon soggiorno. Mark ringrazia e inizia la sua passeggiata verso l'Hotel Bellavista. Giovanni telefona allo studio del dentista per un controllo. Buonasera, studio dentistico Rossi. Come posso aiutarla? Buonasera. Sono Giovanni Bianchi. Devo fissare un appuntamento per un controllo. Certo, signor Bianchi. Quando vorrebbe venire? Mattina o pomeriggio? Preferirei la mattina. Sono libero martedì e giovedì di questa settimana. Vediamo. Martedì mattina è tutto occupato. Giovedì abbiamo un posto alle ore 9:30. 9:30, un po' presto. C'è un'alternativa per la settimana prossima? Magari un po' più tardi. La prossima settimana. Lunedì abbiamo un posto alle ore 11. Le va bene? Lunedì alle 11. Sì, è perfetto. Quanto dura il controllo? Dura circa mezz'ora, non di più. La prego di arrivare 10 minuti prima. Va bene, 10 minuti prima. E il costo? Quanto costa la visita? La prima visita e il controllo costano 50 euro. Può pagare con carta o contanti. 50 euro. Perfetto. Allora, appuntamento fissato per lunedì prossimo, alle ore 11. Esatto. Il suo nome è Giovanni Bianchi. La aspettiamo. Ha bisogno dell'indirizzo? No, grazie. Ho già l'indirizzo. Grazie mille. Arrivederci. Grazie a lei. Arrivederci e buona serata. Giovanni chiude la chiamata, soddisfatto di aver fissato l'appuntamento.
La cliente si avvicina al banco della gastronomia. Buongiorno, posso aiutarla? Buongiorno. Cerco un buon formaggio. Mi consiglia qualcosa? Certo. Vuole un formaggio fresco o stagionato? Vorrei un formaggio fresco, da mangiare oggi. Tipo la mozzarella. Abbiamo la mozzarella di bufala, molto fresca e buona. Oppure c'è la ricotta. Quale preferisce? Prendo la mozzarella. Ne vorrei 2, per favore. Perfetto, 2 mozzarelle. Desidera altro al banco? Sì, cerco anche il pane. Dove posso trovarlo? Il pane è vicino all'ingresso, in fondo a destra. Ha visto il cartello panetteria? No, non l'ho visto. Grazie. E l'acqua minerale? Ho bisogno di 6 bottiglie. L'acqua è nella corsia 3. Dopo il pane, giri a sinistra. C'è l'acqua naturale e l'acqua frizzante. Voglio l'acqua naturale. Devo comprare anche un po' di frutta. La frutta e la verdura sono all'inizio, nella prima corsia. Abbiamo mele rosse e banane fresche oggi. Perfetto. Vado a prendere le mele. Lei ha visto il prezzo delle uova? Le uova sono nella corsia 7, vicino al latte. Un pacco da 6 uova costa 3,50 euro. Ah, non male. Allora compro anche un pacco di uova. Quanto tempo è aperto il supermercato oggi? Oggi siamo aperti fino alle 8 di sera, senza pausa pranzo. Domani, domenica, siamo chiusi. Capisco. Va bene, grazie mille per l'aiuto. Prego, se ha bisogno di altro, sono qui. Buona spesa. Grazie, anche a lei. Arrivederci. Arrivederci. La cliente prende le mozzarelle e si dirige verso la corsia del pane. Qui incontra il commesso della panetteria. Buongiorno. Vorrei 1 chilo di pane fresco, per favore. Certo, buongiorno. Che tipo di pane desidera? Abbiamo la pagnotta, la ciabatta o i panini integrali. Prendo la pagnotta. È ancora calda? Sì, è appena uscita dal forno, è caldissima. 1 chilo di pagnotta, allora. Perfetto. È tutto, grazie. Prego. Buona giornata. Anche a lei. Arrivederci. La cliente prosegue con la sua spesa, soddisfatta. Sofia, Leo e Chiara parlano al telefono di un piano per la domenica. Ciao a tutti. Ho un'idea fantastica per domenica. Facciamo un picnic al Parco Nord. Che ne dite? Ottima idea, Sofia. Sono d'accordo. Farà bel tempo. Sì, ho visto le previsioni. Ci sarà il sole tutto il giorno. E quando andremo? Perfetto. Io direi di incontrarci al parco verso le 12:30, così mangiamo subito. Va bene. Allora, cosa prepariamo da mangiare? Io posso fare il compito cibo. Anch'io voglio aiutare con il cibo, ma forse è meglio dividerci. Io mi occupo delle bevande e dei dolci. Brava, Chiara. Dunque, Leo, tu cosa farai? Hai un'idea?
Io preparerò due cose classiche, un'insalata di riso grande e dei tramezzini con il formaggio e il prosciutto. Perfetto. E tu, Chiara, quali bevande porterai? E quanti siamo? Siamo noi 3, più Marta e Luca, quindi 5 persone in totale. Io porterò acqua, un po' di birra e una bottiglia di succo d'arancia. Come dolce farò i biscotti al cioccolato. Fantastico. Allora io mi occupo della logistica. Porterò la coperta grande, i piatti e i bicchieri di carta. Perfetto, Sofia. Riassumendo, domenica, ore 12:30, Parco Nord. Tu porti le cose per mangiare, io porto l'insalata di riso e Chiara porta le bevande e i dolci. Esatto, ci divertiremo un sacco. Non vedo l'ora. Anch'io. Allora a domenica. Ciao a tutti. Ciao, a domenica. Ciao, ciao. Gli amici hanno organizzato il picnic in modo efficiente. Ciao a tutti e benvenuti al nostro podcast, L'Italiano in Tasca. Io sono Marco. E io sono Giulia. Oggi parliamo di un tema importante per tutti, la pronuncia italiana. Giulia, molti ascoltatori ci chiedono, come posso parlare come un vero italiano? Hai qualche consiglio facile? Certo. Il primo consiglio è: ascolta, ascolta, ascolta. Guarda film italiani, ascolta canzoni e, ovviamente, il nostro podcast. Quindi l'ascolto è la base. Ma se voglio provare a parlare, come inizio? Devi copiare i suoni. Concentrati sulle vocali. L'italiano ha vocali corte e pulite. A, E, I, O, U. Apri bene la bocca e non nascondere le lettere. Ah, capisco. Non come in inglese, dove le vocali sono morbide. In italiano sono forti e chiare. Esattamente. E poi c'è la famosa lettera R. Non è difficile, ma devi esercitarti. Dici treno, Roma. La R, esercizio importante. E per le parole lunghe, dove metto l'accento? Ottima domanda. Di solito, l'accento è sulla penultima sillaba. Per esempio, casa, tavolo, libro. Se non lo sai, prova sulla penultima. Quindi non casa, ma casà. Non libro, ma librò. No, aspetta. L'accento è su libro, libro. Ah, casa no, è casa. Scusa, mi confondo sempre. Attenzione! Molte parole hanno l'accento sulla penultima, come casa, ma alcune sono diverse, come tavolo. La parola corretta è tavolo. Diciamo che la maggioranza è sulla penultima, ma ci sono le eccezioni. Ah, capisco. Tavolo. Devo memorizzare le eccezioni. E se una parola ha due lettere uguali? Tipo WB o WZ? Le doppie sono fondamentali. Devi fare una piccola pausa e pronunciare più forte. Non dire pala, ma palla,
per giocare. Non dire fato, ma fatto, verbo fare. Questo cambia il significato. Pala è uno strumento, palla è per il gioco. Devo fare attenzione. Sì. E l'ultimo consiglio, non avere paura di fare errori. Parla piano all'inizio e, se puoi, registra la tua voce e confrontala con un italiano. Fantastico. Ricapitoliamo. 1. Ascolta molto. 2. Vocali chiare. 3. Attenzione alla R. 4. Controlla l'accento. 5. Le doppie fanno la differenza. Perfetto Marco! E con la pratica, la pronuncia migliorerà molto velocemente. Grazie, Giulia. E grazie a tutti per averci ascoltato. Ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo tema. Ciao! Ciao a tutti! E fate pratica!